In questa lezione parliamo del libro L'occhio del fotografo di Michael Freeman. Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting. Nello studiare la fotografia è molto importante seguire un corso che può essere sia dal vivo sia in video come quello di P2L e ovviamente è essenziale scattare il più possibile per prendere dimestichezza con questo mondo, ma non dobbiamo sottovalutare l'importanza ogni tanto di sederci con calma e leggere, osservare e studiare su un libro di fotografia, visto che nell'età contemporanea siamo abituati a scorrere velocemente migliaia di fotografie su telefono o sul computer senza mai soffermarci e guardarle attentamente. Parlando di composizione, L'occhio del fotografo di Michael Freeman è uno dei libri che viene consigliato di più a chi si sta avvicinando alla fotografia e la fama di questo libro è ben meritata. L'autore Michael Freeman è un fotoreporter che ha collaborato per più di 40 anni con lo Smithsonian Institute e ha pubblicato tantissimi libri sulla fotografia e tra l'altro tutte le immagini all'interno di questo libro sono state scattate dall'autore. Invece di dare regole fisse del tipo le 10 composizioni che vi faranno fare sempre foto stupende, l'autore ci fa riflettere sul perché c'è la necessità di comporre una fotografia e ci offre tutti gli strumenti per analizzare un'immagine, sia che essa sia una nostra foto che una foto di altri fotografi famosi o non, o addirittura di fotografie che ancora non esistono e che stiamo solamente immaginando. Nel corso dei capitoli si parla ovviamente di tutte quante quelle regole più famose come la regola dei terzi, le diagonali o la sezione aurea, ma queste sono soltanto una parte minima di tutte quante le tecniche e gli approcci compositivi che possiamo applicare alle nostre fotografie. Il libro parte da temi più pratici come l'inquadratura e gli elementi di una composizione, passando per il rapporto tra i soggetti inquadrati e l'influenza che luce e colore possono avere sulla composizione, fino ad arrivare ad argomenti più astratti come l'intenzione del fotografo e il processo creativo. In questo libro non troverete complicate spiegazioni a livello tecnico su come scattare le fotografie e quali valori utilizzare, raramente si parla nella pratica della tecnologia fotografica e solamente in alcuni punti vengono citate delle tecniche di post-produzione perché hanno avuto un'influenza piuttosto grande su come approcciamo la composizione al giorno d'oggi. Quindi questo è un libro che può essere letto da chiunque abbia interesse sull'argomento della composizione, a prescindere dal tipo di macchina fotografica che si usa. Addirittura anche chi non ha una macchina fotografica o scatta con il telefonino può trovare grande giovamento da un libro di questo tipo, perché è quel tipo di testo che espande un po' il modo di percepire e analizzare la realtà intorno a noi. In questo libro mi piacciono tantissimo gli esempi pratici che ogni tanto Michael Freeman mostra, dove parte dalla prima fotografia di tutta una serie e fa vedere a ogni scatto il ragionamento che ha fatto per cercare di migliorarne la composizione, e questo è molto utile perché ci fa capire che per ottenere una fotografia finale non necessariamente ci accontentiamo del primo o del secondo scatto, ma dobbiamo andare per gradi e cercare di analizzare ogni volta cosa ci piace e cosa possiamo migliorare, cercando di modificare magari il punto di vista, la composizione, il tipo di obiettivo che stiamo utilizzando e così via. Verso la fine del libro per me è stato soprattutto interessante questo esempio a una fotografia a un monaco buddista, dove di nuovo Michael Freeman mostra tutta quanta la sequenza di scatti, però la sorpresa è che l'ultima fotografia non è quella che viene scelta come più bella da mandare in stampa o in pubblicazione. In realtà la fotografia che viene scelta è una delle prime, e questa è una dimostrazione molto utile per cercare di demistificare un po' quell'alone leggendario che possiamo avere per alcuni fotografi famosi, dove ci immaginiamo che sono persone che riescono in 2 scatti a ottenere sempre la fotografia che cercano. Invece questo dimostra che per ottenere una fotografia dobbiamo sempre avere pazienza e perseveranza e riuscire ad avere abbastanza senso autocritico per valutare che magari l'ultima fotografia che è scattata non è la più bella della serie.
E a proposito dell'analisi delle immagini, mi piace che durante le spiegazioni in tutto il libro spesso si rimanda a delle fotografie che sono nei capitoli precedenti o anche successivi. Questo è utile perché ci fa capire che una immagine o una fotografia può essere letta sotto diversi punti di vista e può seguire più tecniche compositive. Che siate nuovi alla fotografia o che abbiate già esperienza alle vostre spalle, questo è un libro che sicuramente non deve mancare nella vostra collezione. È un'ottima introduzione all'argomento della composizione fotografica ed è anche un buon ripasso per chi queste cose magari già le sa, però con gli anni ha iniziato un po' a dimenticarle. Rileggendo questo libro potreste trovare ottimi spunti per andare a ricominciare a scattare magari con un approccio alla composizione che avevate un po' perso di vista. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com oppure potete seguire Player 2 Lighting sui vari social network. Se avete dei libri di cui volete che parliamo qui nel corso di fotografia, potete scriverlo anche nei commenti di YouTube. Mi raccomando, seguite il sito di Player 2 Lighting a player2.com, iscrivetevi al forum a player2.com/forum oppure segnatevi sulla newsletter di Player 2 Lighting a player2.com/newsletter. Come sempre, grazie per aver visto anche questa lezione e ci vediamo alla prossima!